Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica per aziende o organizzazioni. Che fa cosa? Ti aiuta a prendere decisioni statisticamente più based, come si dice fra i giovani di oggi. Ti leggo la richiesta del potenziale cliente. Ho un CSV che ha 33 colonne e di queste 32 risultano le variabili esplicative e una la variabile obiettivo. Il nome della variabile obiettivo è questa, da un allegato con i dati che vedi sotto e dice che i dati effettivi hanno 500 righe. Chiede di farlo su Python, ma come sai me ne infischierò, e chiede $30 per un servizio del genere, cosa che in altri episodi ti ho avvertito di come può diventare una richiesta pericolosa. In questo caso io ti dico che con quel budget lì tu attrai le soluzioni, copia e incolla, possibilmente anche con i commenti che non c'entrano nulla col tuo caso perché vengono da un copia e incolla. Comunque, andiamo a vedere i dati. Abbiamo 19 righe nell'allegato che la persona fornisce. A livello di significatività, in genere si consiglia almeno 20. Si consiglia. Io personalmente con meno di 100 righe non lo chiamo più lavoro, ma esercizio. Comunque, andiamo a fare le analisi del caso. Statistica descrittiva di cosa? Della variabile obiettivo per vedere cosa se si distribuisce come una variabile normale, quindi a curva di campana. Grosso modo sì, ha una leggera simmetria a destra, direi causata anche dal numero di osservazioni che abbiamo, che è 19. Cosa succedeva se non avevamo una distribuzione normale? Ci serviva fare, nel migliore dei casi, una trasformazione per renderla più normale possibile, cosa che ho affrontato in altri video. Le correlazioni, ho messo in prima colonna la variabile obiettivo perché sennò me lo dava alla fine, diventava un pasticcio leggere tutto, e come significativa abbiamo cosa? Una serie di colonne. Ti ricordo che, detto in maniera molto brusca, la significatività ci indica di tenere delle colonne nel momento in cui noi andiamo a costruire un modello, perché se non lo facciamo e inseriamo tutto, abbiamo un modello meno performante che non riesce a prevedere o ricostruire correttamente la variabile obiettivo. Il significativo debolmente nota che abbiamo solo un asterisco, abbiamo una serie di temperature, presumo, ma ti faccio notare ad esempio che fra la temperatura 4 e la temperatura 3, se noi leggiamo qua, abbiamo praticamente una collinearità perfetta. In altri casi ho specificato che bisognerebbe verificare la correlazione parziale, perché altrimenti abbiamo una correlazione sporca che si porta dietro l'effetto anche di altre variabili. La correlazione parziale è un altro controllo che si fa oltre questo sulla distribuzione della variabile obiettivo. Quindi abbiamo una serie di temperature debolmente significative e come estremamente significativa abbiamo soltanto questa media mensile 3. Con un asterisco in meno abbiamo la media mensile 2 e con ancora un ulteriore asterisco in meno abbiamo la media mensile 1. Chiaramente aver avuto maggior documentazioni sulle colonne avrebbe aiutato, ma alla fine farò più commenti a riguardo. A seguire ho fatto le correlazioni bayesiane, sempre col metodo lineare di Pearson, e come vedi qua abbiamo una cosa molto più pulita per due motivi. Innanzitutto ho inserito solo quelle che mi dava almeno debolmente significative, quindi ho escluso tutto il resto. Secondo, vedi che abbiamo su quelle variabili molte meno significatività e essenzialmente sopravvive solo questo tipo di media mensile. Ho fatto un grafico di questa cosa, effettivamente sembra lineare. Infine ho creato un modello, questo senza termine costante o intercetta, cioè l'intercetta è il valore minimo da cui parti con la y, se è 0 parte dall'origine degli assi, altrimenti parte sopra. E ovviamente senza intercetta sembra il modello più bello dell'universo, ma se noi inseriamo l'intercetta, la varianza spiegata si dimezza. La varianza spiegata in questo caso, la varianza spiegata viene dall'R quadro che appunto dice quanta varianza spiega il nostro modello di cosa? Della variabile obiettivo. Bada bene che se noi avessimo una variabile obiettivo costante non potremmo fare un modello, non servirebbe nemmeno la statistica. Lo scopo della statistica è spiegare variabilità.
aggiungendo anche un po' di incertezza. L'intercetta in questo caso ce la suggerisce non significativa, ma se la togliamo abbiamo solo cose insignificative, ma abbiamo, a mio avviso, una prestazione troppo elevata, nel senso che io quando vedo modelli che spiegano più del 90% mi si accende qualche campanello d'allarme. Andiamo a vedere qualche grafico di diagnostica, non mi verrebbe da dire che abbiamo problemi di varianza non costante guardando questi grafici o di valori anomali, e ovviamente questa cosa può sembrare anomala perché essenzialmente abbiamo poche righe su cui ricostruire una normale. Allora, conclusioni. Se tu vuoi darmi un campione del tuo dataset, per favore dammi più di 20 righe, almeno un centinaio, altrimenti vengono fuori cose da esercizio puramente accademico. Cioè, tutta questa significatività, questo modello che apparentemente va bene ed è molto performante, è molto instabile. Cioè, veramente non ha senso dare un dataset con così poche righe. È un dataset nemmeno giocattolo, meno di un giocattolo. Poteva andare bene negli anni 80 dove non esistevano i calcolatori al prezzo di oggi e bisognava farsi i conti a mano. In quel caso lì poteva avere un senso. Secondo, cerca di creare una documentazione sul significato delle variabili. Magari qua risulta significativo, ma non ha assolutamente senso inserirlo in un modello. Se hai visto gli altri miei video, io di solito quando vedo una correlazione così alta, io già la vedo come altamente correlata e quindi collineare una variabile. E una variabile troppo correlata fa più danni che utili in un modello. E secondo me questo è un caso, perché, ripeto, la prestazione è troppo elevata per i miei gusti. La statistica non funziona come un dio. Noi con le significatività andiamo a escludere le variabili inutili in un modello, ma non è per forza detto che se una variabile è significativa ha senso inserirla in un modello. Quando si hanno 10.000 righe e 100.000 righe, possono venire fuori variabili significative, ma con un coefficiente di 0.00001. Cosa si fa in quel caso? Si toglie quella variabile altamente significativa ma con un coefficiente assolutamente inutile e si vede essenzialmente che l'R quadro aggiustato si abbassa di un non nulla, come dice Giorgione, al che poi si ricontrolla che con un test ANOVA il modello con più variabili essenzialmente non ha prestazioni significativamente maggiori rispetto a un modello più snello. Se vuoi anche tu ricostruire e saper spiegare una variabile della tua azienda o connessa alla tua azienda, mi puoi contattare sui principali social o sulla sezione contatti di staticalmo.com e ci metteremo d'accordo. Ti saluto e alla prossima!